Quanta paura hanno i globalisti? Da naturalnews.com del 14 marzo 2024. Il World Economic Forum globalista chiede ai governi di imporre misure autoritarie contro i critici. Il World Economic Forum ha lanciato un appello ai governi di tutto il mondo, insieme ai giganti della tecnologia, affinché impongano misure autoritarie contro i suoi critici. Secondo il World Economic Forum, che non è un'associazione eletta dal popolo, il suo appello alla collaborazione tra Big Tech e Big Government contro gli scettici mira solo ad affrontare quella che chiama disinformazione. In realtà il gruppo globalista cerca in ultima analisi di sradicare le opinioni dissenzienti. In una dichiarazione il gruppo fondato dal globalista tedesco Klaus Schwab ha avvertito che la disinformazione rappresenta una minaccia per l'ecosistema mondiale. Ha esortato gli esperti a spiegare ai leader e ai burocrati mondiali come frenare l'opposizione all'agenda globalista. Il World Economic Forum ha inoltre affermato che i governi globali, i media, i giganti della tecnologia e la società civile devono intensificare i loro sforzi nella cosiddetta crociata anti-disinformazione. In concomitanza dovete sapere che Meta di Zuckerberg rilascia una nuova unità di censura con la scusa delle prossime elezioni in America. Secondo il World Economic Forum, la presunta ondata di disinformazione può essere attribuita alla tecnologia digitale e a un ecosistema mediatico frammentato. Questa disinformazione, ha aggiunto, è l'unica responsabile del calo di fiducia del pubblico nei media aziendali, nei governi, nelle big tech e nelle istituzioni globaliste. L'allarmismo nei confronti dell'intelligenza artificiale occupa un posto di rilievo nella narrativa del World Economic Forum sul suo sito web per portare avanti la sua agenda. Per combattere questo problema percepito e ripristinare la fiducia nei media aziendali, il World Economic Forum sta sostenendo una guerra alla disinformazione a livello sociale. Il World Economic Forum chiede alle forze potenti della società di unirsi e stabilire una difesa a più livelli contro la diffusione della disinformazione. L'organizzazione e i suoi alleati globalisti sembrano risolutamente concentrati sullo sradicamento sia della disinformazione che della falsa informazione, senza riconoscere informazioni che siano dimostrabilmente vere o false. Curiosamente, pur lanciando l'allarme sulla presunta minaccia della disinformazione, il World Economic Forum non affronta i casi di informazioni verificabilmente false. Il World Economic Forum globalista elogia la draconiana legge sulla censura dell'Europa unita. Il World Economic Forum ha elogiato l'Unione Europea e il suo severo atto di servizio digitale in un post sul suo sito web. In particolare, alcuni aspetti degli atti del servizio digitale concepiti da eurocrati non eletti gli hanno valso l'appellativo di legge sulla censura. Sono in corso sforzi per combattere la disinformazione. L'Unione Europea ha postato che ha recentemente adottato l'atto di servizio digitale, che prende di mira i contenuti dannosi online. Inoltre, come si legge nel post, include normative esaustive sull'intelligenza artificiale che coprono aree come la trasparenza, l'uso dell'intelligenza artificiale negli spazi pubblici e i sistemi ad alto rischio. Ha anche menzionato un'iniziativa separata del World Economic Forum denominata Coalizione Globale per la Sicurezza Digitale, che sta affrontando attivamente la sfida della disinformazione. Secondo quanto riferito, la Coalizione Globale per la Sicurezza Digitale realizza questa missione esplorando il ruolo dell'alfabetizzazione mediatica e promuovendo un approccio dell'intera società per contrastare la proliferazione della disinformazione. Nonostante questo, il World Economic Forum sta premendo per ottenere risposte da altre nazioni che devono ancora attuare misure autoritarie analoghe. Durante un panel al recente incontro del World Economic Forum a Davos, intitolato Difendere la verità, i burocrati dell'Unione Europea e i pezzi grossi dei media mainstream sono stati presentati come esperti della verità, ma il comitato non ha difeso la verità, trasformandosi invece in un portavoce in cui i media aziendali hanno fatto eco ai discorsi globalisti. La fiducia è la nostra risorsa più preziosa e nel momento in cui la lasciamo andare i nostri modelli di business andranno a pezzi, ha osservato Emma Tucker, redattrice e caporedattrice del Wall Street Journal.
Ciò significa anche che dobbiamo correggere i nostri errori, dobbiamo essere onesti quando commettiamo errori. Dobbiamo aiutare il pubblico a essere più informato sui media riguardo al valore e all'importanza del giornalismo indipendente altamente censurato e diffamato, ha ironicamente affermato la collega, presidente e amministratore delegato del New York Times, Meredith Kopit Levien. Le persone trovano molto difficile per molte ragioni distinguere ciò che è da ciò che non è. Per le vostre libere ricerche ricordo l'indice alfabetico con oltre 3.000 voci dal sito web www.tinelli.eu. Trovate decine e decine di playlist dei miei video, non di altri. Inoltre accedete anche ai video sgraditi, oltre a tutte le novità che trovate sempre all'inizio della pagina che sono pubblicati su piattaforme alternative. Non perdete queste predibatte chicche che molti non vogliono divulgare. Grazie di essere arrivati fino in fondo.